Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche disponibili per la primavera 2025. Abbiamo la carta della sacerdotessa, amici del cancro. Periodo di intuizioni, periodo magari anche di sogni per qualcuno. Diciamo che quando c'è la sacerdotessa c'è una forte capacità di vedere oltre le righe, di vedere al futuro, di vedere. Andiamo a vedere anche noi di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, piuttosto che i link ai videocorsi gratuiti presenti sul canale, piuttosto che al video che vi presenta le tarot pratiche che inizieranno a fine marzo. Sono sostanzialmente dei pomeriggi dove ci si incontra per imparare a leggere le carte, a leggere i tarocchi, quindi ci vuole già una conoscenza di base degli arcani. Comunque trovate il link del video qui sotto e per ogni informazione aggiuntiva mi potete contattare via mail. Ok, allora partiamo con un 5 di coppe. La giustizia, 4 di pentacoli. Non pensavo fosse girata questa. Andiamo avanti. 5 di spade. Eremita. Queste sono tante. 9 di bastoni. Ho come l'idea che sì, questa sacerdotessa vi aiuterà effettivamente a guardare nel lungo periodo, a guardare per voi, per tutelarvi, per costruire qualcosa per voi. Adesso andiamo a vedere le carte, diciamo le energie delle carte un po' più a fondo e poi farò i vari esempi per il lavoro, l'amore, l'economia e via dicendo. Partiamo da questo 5 di coppe. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Nove di spade. Questo è un 9 di bastoni. E papa. Datemi una carta per il papa. Sei di coppe. C'è qualche tema legato o a un sogno o una conoscenza o qualche tipo. Guardate, vedendo che c'è sia il papa che la giustizia, potrebbe essere un matrimonio, un legame, un contratto, un accordo. Andiamo a vedere la giustizia. Abbiamo un fante di pentacoli e un cavaliere di spade. Potrebbero esserci delle questioni da contrattualizzare, ragazzi, da regolarizzare nel trimestre. Però è anche vero che con queste tre carte è come se ci fosse un po' di confusione. Il Papa effettivamente potrebbe anche rappresentare un mediatore, una guida, qualcuno che vi aiuta e vi conduce in questo momento. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli, perché se vedo il 4 di pentacoli potrebbe essere una casa,
quindi esserci qualche tema legato a un contratto d'affitto, un contratto di compravendita. Abbiamo un 8 di coppe e la carta del mondo, quindi secondo me sì che ci potrebbe essere un cambio casa, un trasloco, un trasferimento. Vi dirò che qualcuno potrebbe anche trasferirsi all'estero. Andiamo al 5 di spade. Temperanza e 4 di coppe. Sì, io non so se vedete chiare le cose. Può essere che ci sia qualche tema legato a questo contratto, appunto, o a questo progetto. C'è qualcosa che rifiutate e che non vi è chiaro con questo 5 di spade. Andiamo a vedere l'eremita. Asso di bastoni. 7 di bastoni. È come se avesti bisogno di contare di più su voi stessi, di credere di più in voi stessi. Soprattutto se qua si parla di un sogno di coppia. Perché il fatto che ci sia l'asso di bastoni al contrario mi dice che non avete tanta iniziativa e avendo l'eremita è proprio quello che dovete sviluppare. Andare per la vostra strada, fare le vostre scelte, le vostre esperienze e anche i vostri errori. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Giudizio. E carro, un'altra carta di spostamento. Guardate, se avete questioni legali, burocratiche in atto, o se dovete aprirle per appunto una questione di compravendita piuttosto che di trasferimento, di trasloco, magari ci sono dei documenti da firmare, entro la fine del trimestre secondo me la cosa si risolve. Per qualcuno già all'inizio, però anche lì dipende poi dalle decade in cui siete nati e vi invito a guardare la guida di cui trovate il link sotto nel video, insomma per capire meglio come influenza la decade di nascita, però devo dire ragazzi che qui c'è come una fine, perché il giudizio è la chiamata, quindi o c'è una presa di consapevolezza ed è molto facile, considerato che qui avete la sacerdotessa, oppure proprio una telefonata, una chiamata, qualche notizia che arriva e che permette questo spostamento o una decisione. Tenete presente che sia il 9 di bastoni che il 7 di bastoni sono carte di difesa personale, come se qualcuno si stesse difendendo. Voglio andare a vedere un attimo questa temperanza. È come se ci fossero delle voci contrastanti intorno a voi. Allora, partiamo dall'amore, ragazzi, e partiamo da chi è single. Devo dire che movimento potrebbe essercene, potrebbe esserci anche più di una persona ehm, in questo periodo che andrete a conoscere. Ho la sensazione che una delle due, per qualcuno, potrebbe essere una persona che ritorna dal passato. In qualche caso la persona in questione potrebbe essere sposata o non aver ancora risolto la vecchia relazione. E sento che è questo che vi manda un po' in confusione. Qui effettivamente c'è una carta di tre energie, potreste essere voi, potrebbe essere l'altra persona, però diciamo che la situazione non è delle migliori. C'è come la voglia di costruire qualche cosa di più solido, di più stabile. Per qualcuno sì che si tratta di un volersi trasferire. Però eccoci come se siete persone che normalmente aspettano di avere una compagnia per fare le cose, questo è il trimestre ideale per sganciarvi da questa dipendenza e iniziare
a fare le cose per conto vostro, con la vostra testa, a prendere voi l'iniziativa, ad andare avanti voi per quello che vi interessa, vi piace, vi appassiona. E nonostante tutto, appunto, dicevo, ci sono queste due persone che potrebbero effettivamente solleticarvi, ecco, però per adesso niente che vi faccia girare la testa. Potrebbero esserci delle uscite, come un conoscersi in questo periodo. Ehm, Uno dei due pretendenti potrebbe fare, come vi posso dire, il blagueur, la blagueuse, non so se si dica così anche al femminile, cioè tirarsela un po', essere un po' troppo spavaldo, spavalda. ehm, Credo che sia una persona piuttosto egoica e piuttosto piena di sé, ma lo individuerete o la individuerete. Per quello che riguarda invece le persone che sono in una relazione, allora devo dire che qui ragazzi ci potrebbero essere delle novità che potrebbero riguardare. Allora, se siete in una relazione da tanto tempo, ci può essere, si può aprire il tema casa, compriamo casa insieme o andiamo a vivere insieme. Da lì mi spiego il trasloco, tutti questi movimenti e anche il contratto. Potrebbe essere un momento dove ufficializzare la relazione. Oppure appunto potrebbe essere proprio qualche cosa all'interno della relazione, perché abbiamo anche un papa, quindi un qualche tipo di legame, magari anche religioso per qualcuno, si può trattare di un matrimonio. È un periodo dove la relazione può prendere una struttura più solida, una struttura più concreta, mi viene da dire. Vi sento che non siete tanto convinti però. Ora, non so se è perché il partner che non vi convince o la partner, non so se è perché magari avete già una vostra casa, nel senso che non vivete più con i genitori o con qualcuno e quindi avete la vostra indipendenza, tutto sommato state bene e vi chiedete ma perché devo andare a convivere con questa persona? Piuttosto che qualcuno potrebbe anche avere dei temi personali da voler risolvere prima di infilarsi in una relazione seria. Cioè, seria no, perché magari è già seria, però diciamo di un certo spessore, ecco. Come se non poteste ancora dare delle garanzie all'altra persona. Tenete presente che avete la sacerdotessa, per molte persone questa decisione di aspettare un attimo potrebbe riguardare il fatto che è come se aveste delle sensazioni che magari non vi spiegate, però avete delle sensazioni che vi fanno prendere tempo, mi viene da dire. Anche se poi alla fine la presa di consapevolezza con la carta del giudizio c'è e il movimento con il carro anche. Però è un movimento fatto da un... come vi posso dire? È una scelta fatta dall'abbondanza, non dalla carenza. Quindi io so che ho questo e posso aprirmi a questo. Non è io ho bisogno di questo e quindi rincorro l'altra persona perché mi riempie il vuoto. Se foste in una relazione, diciamo un po' ambigua, non ben definita o extra, ehm, ragazzi, io qui sento che è un po' come ora di mettere dei paletti, di mettere delle regole. Qui avete il 9 di bastoni alla fine della linea. Quindi sento proprio che è giunto il momento di dare una regola alla relazione, dare come un canale, gli argini, creare come gli argini dentro il quale il canale possa fluire, canale dell'energia, dell'amore, ho come l'idea che dobbiate un po' condurre la relazione in questo periodo. Vi dico,
Per un gruppo di persone potrebbe riapparire un ex o comunque una persona che avete già conosciuto nel passato. Ci potrebbe essere un periodo di divertimento con questa persona e ho come la sensazione che questa persona potrebbe farsi avanti e farvi qualche proposta che però a voi non vibra tanto. Io sento che alla fine del periodo, un po' per tutti i gruppi, con la carta del giudizio saprete che cosa fare, avrete ben chiaro che cosa è in allineamento con voi, che cosa non lo è, se vi sta bene una relazione superficiale, se effettivamente volete andare a convivere con l'altra persona oppure no. Insomma, vi si schiariranno le idee, però vi dico già subito che è un lavoro che dovete fare da soli. Non confrontatevi con amici, piuttosto fatelo con un quaderno. Io consiglio sempre il quaderno perché quando le cose poi restano scritte sono più, come vi posso dire, non più comprensibili, più immediate, ecco. E fate un elenco dei pro e dei contro della situazione in cui vi trovate e della situazione in cui potenzialmente vi potreste trovare. E lì fate un esame e capite quello che più si addice a voi, quello che in un certo senso vi fa rimanere in una zona di protezione. Qui abbiamo un 4 di pentacoli, Vedete, in questo mazzo è molto ben rappresentato perché fa vedere una porta con un sacco di lucchetti, proprio in senso di protezione. Parliamo di lavoro, ragazzi. Periodo interessante, tante conoscenze. Se siete senza lavoro, sì, diciamo che potrebbe esserci qualche cosa. Avendo Papa e Giustizia potrebbero anche essere lavori di un certo tipo, però è come se ci fosse un dialogo, un colloquio prima, cioè nel senso in questo trimestre, e poi dopo un po' arrivasse effettivamente la chiamata. Per qualcuno potrebbe comportare il trasferirsi, e per quello che magari c'è anche di mezzo un tema di casa. Per chi fosse in un lavoro dipendente, gli animi non sono dei più tranquilli, ragazzi, ma sento che è più un problema tra colleghi che non un problema reale di svolgimento del lavoro o di orario di lavoro. Credo che potrebbe essere un po' pesante, l'ambiente intorno a voi in questo trimestre. Però è anche vero che se farete buon viso a cattivo gioco e se semplicemente vi toglierete da cioè quando vedete che la gente spettegola, voi giratevi e andatevene. E se vi dicono come mai te ne vai? Devo andare in bagno, ho un'urgenza, non mi interessano questi argomenti, non mi piace spettegolare. Dite quello che volete, però toglietevi da quelle energie, perché il pettegolezzo è un'energia che porta larve energetiche, è un'energia del basso astrale. E comunque, a parte questo, devo dire, insomma, se riuscite a mantenere un low profile, tutto sommato non dovreste essere colpiti più di tanto dai pettegolezzi che ci sono nell'ambiente di lavoro. Potreste anche avere delle discussioni con dei capi, per qualcuno, o non accettare qualche tipo di cambio. Per quello che riguarda invece gli autonomi, mm, allora, i contratti ci sono, quindi potenzialmente potrebbero arrivare nuovi vecchi clienti, cioè clienti che avevate già in passato o potenziali clienti che avete contattato in questo periodo potrebbero effettivamente contattarvi e trasformarsi in clienti compratori. Ho la sensazione che dovrete, soprattutto se avete dipendenti, dovrete un po' mm, tenere le redini salde in questo senso con i vostri sottoposti e fate particolare attenzione se vi fanno delle proposte di collaborazione perché io sento che non siete ancora del tutto allineati con voi stessi per prendere o rifiutare le giuste collaborazioni.
Ho anche la sensazione che qualcuno vi martellerà abbastanza in questo periodo per, dai, allora, cosa hai deciso, cosa hai scelto, dai, lo facciamo, firmi il contratto. Ecco, quel genere di energia lì non va mai troppo bene, quando incalzano, quando forzano. Per quello che riguarda i soldi, ragazzi, allora, tutto sommato non vedo grosse uscite. Eh, credo che siate in una fase dove stiate ricalibrando le spese o le priorità di acquisto, però a parte questo, devo dire che vi difendete bene, siete i grandi strateghi, credo che si dica, nel gestire i conti, quindi questo è molto importante e soprattutto anche qui non fidatevi tanto di investimenti piuttosto che di promesse che vi fanno gli amici, cioè nel senso pensate con la vostra testa, come proprio la sensazione che dobbiate diventare più indipendenti in quanto a decisioni e a scelte di vita. Va bene sentire gli altri, ma poi ognuno vi dà le sue opinioni filtrate dalle proprie esperienze e via dicendo. Per chi avesse dei progetti, ragazzi, la sensazione è quella che non sia ancora al momento di ehm, divulgare questo vostro progetto o diciamo che finché c'è Mercurio retrogrado, che mi pare sia fino a metà aprile, sarebbe meglio non aprire attività e non lanciare libri, non lanciare, come si dice, social media, insomma, non aprire niente di nuovo, ecco, perché normalmente poi ha bisogno di una revisione quando qualche cosa viene aperto con Mercurio retrogrado. Però a parte questo, è come se avete l'eremita, dovete ancora cercare di capire dove puntare esattamente la freccia e questo trimestre è quello che vi serve per capire poi come agire con una determinata intenzione. Ok? Per quello che riguarda invece la famiglia, devo dire che ci saranno delle liete novelle inerenti ai bambini, inerenti ai figli, potrebbero esserci delle riunioni di famiglia, comunioni, battesimi, festeggiamenti, qualcuno potrebbe anche doversi spostare per partecipare a una di queste riunioni familiari. Comunque diciamo che tutto sommato è un buon periodo, via. Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo. Carta numero 33. Vi parla di cerchi che si aprono, di lezioni di vita, di protezione, guardate che ce l'avete anche tutto sulla stessa linea, tra l'altro, di semplicità vi parla, di lezioni di vita, e qui effettivamente avete anche il mago, scusate, l'eremita. Carta numero 30, resilienza, carta numero 18, madre universale. Quando vedo questa carta della madre universale mi viene da pensare che ognuno di noi è madre sia di se stesso ma anche degli altri. È come se vi invitassero a fare le vostre scelte prima per voi, ma per non rischiare poi di essere, diciamo, egoisti, di guardare anche per il più alto bene degli altri. E la resilienza è come se fosse un'attitudine, un qualche cosa che vi aiuta ad andare avanti nonostante le difficoltà. Andiamo a vedere un ultimo oracolo. Carta numero 24. È tempo di fare un sonnellino. Mi viene da dire è tempo di lasciare andare il controllo. Quello che potevate fare l'avete fatto, adesso lasciate che le cose fluiscano e vedrete che a fine mese con la carta del giudizio e la carta del carro ci sarà un movimento, potrebbe essere una chiamata, potrebbe essere anche un chiarimento per qualcuno, però è mettere delle basi, delle difese, delle strutture per riuscire a muoversi. Qui il carro può riguardare sia il trasferimento fisico o semplicemente una decisione che è stata presa o che verrà presa. Amici del cancro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata d'aiuto, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere con i commenti,
Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il percorso. Potete anche abbonarvi al canale per fare un percorso di crescita con me. Vi permette di andare un po' più a vostro ritmo. Anche lì tratto le credenze limitanti, però chiaramente non avendo rapporto tu per tu è un lavoro un po' più generico, ma c'è già del buon materiale. Comunque potete guardare i titoli dei video, sono nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!